Pochi nomi evocano tanto fascino e mistero quanto quello dei Borgia, una famiglia che, nel pieno del Rinascimento, ha saputo scalare le vette del potere politico ed ecclesiastico, lasciandosi alle spalle una scia di scandali, congiure e leggende oscure. Ma chi erano davvero i Borgia? Erano i mostri assetati di potere che la storia ci ha tramandato? O vittime di una propaganda spietata? In questo video ti porterò indietro nel tempo, alla scoperta di Alessandro VI, il papa più discusso della storia, di suo figlio Cesare Borgia, il principe machiavellico per eccellenza, e di Lucrezia Borgia, la donna il cui nome è diventato sinonimo di intrigo e seduzione. Conosceremo i loro segreti, le loro alleanze e le loro cadute, tra amori proibiti, tradimenti e giochi di potere che hanno segnato la storia d'Europa. Se pensi che la politica di oggi sia spietata, aspetta di scoprire cosa accadeva nelle corti rinascimentali. Preparati a entrare in un mondo fatto di ambizione e inganni, dove il confine tra leggenda e realtà è più sottile che mai. Alfonso de Borja, futuro Papa Callisto III, nacque nella cittadina di Canal, in provincia di Valencia, il 31 dicembre 1378. I suoi genitori, Domenico de Borja, proprietario terriero locale senza ceppo nobile, e Francesca de Borja, lo battezzarono nella vicina Sciativa. Alfonso sarà l'unico maschio. Seguiranno 4 sorelle: Isabella, Giovanna, Caterina e Francesca. All'età di 14 anni iniziò i suoi studi a Lerida, dove conseguì il dottorato in diritto canonico nel 1411 e in diritto civile nel 1413. È noto l'aneddoto in cui in gioventù ebbe l'incontro con il predicatore Vincenzo Ferrer, che gli predisse che sarebbe stato papa e che grazie alla sua mediazione sarebbe stato canonizzato. Eventi che hanno finito per aver luogo. Nel 1417 entrò nella cancelleria reale, divenendo uno dei più stretti consiglieri del monarca Alfonso il Magnanimo, intervenendo nelle vicende dello scisma d'Occidente ancora sopravvissuto a Pegniscola, ricevendo in compenso il rettorato della chiesa di San Nicola di Valencia nel 1419. Il 24 luglio 1438 salpò per l'Italia in compagnia del figlio illegittimo Ferdinando, futuro Ferrante I di Napoli, di cui fu tutore. Dopo la conquista della capitale napoletana da parte di Alfonso il Magnanimo nel 1442, Alfonso de Borja collaborò all'organizzazione giuridica del nuovo regno. La sua carriera ecclesiastica fece un salto di qualità quando fu nominato cardinale nel 1444 con il titolo dei Santi Quattro Coronati e trasferì la sua residenza a Roma, città dove il suo cognome fu alterato, diventando l'italiano Borgia. Da quel momento in poi la forma italiana sarà quella con cui è nota la parte della famiglia stabilita in Italia, mentre coloro che rimasero nella penisola iberica o vi tornarono hanno continuato a chiamarsi Borja. Lontano dal fasto, manterrà una vita prudente e semplice, conservando il suo prestigio di eminente giurista. Intorno al 1449 reclamò l'aiuto dei nipoti Pedro Luis e Rodrigo de Borja e di Luis Juan del Milà, che avrebbero finito per ottenere numerosi benefici ecclesiastici. Alla morte di Nicola V, Alfonso de Borja fu eletto papa l'8 aprile 1455 con il nome di Callisto III. Un'elezione inaspettata del candidato neutrale, favorito dalle lotte tra Orsini e Colonna. Un papa non italiano, spagnolo e catalano. La loro origine rivaleggiava in impopolarità con quella dei francesi. Il suo pontificato si concentrò su 3 aspetti: la lotta contro i turchi, che non suscitò grandi entusiasmi, la difesa degli equilibri politici ereditati e il consolidamento dell'autorità pontificia nello Stato Pontificio. Dalla sua nuova dignità si conclude il processo di canonizzazione di San Vincenzo Ferrer. Callisto III ebbe diversi scontri con il suo ex protettore, Alfonso il Magnanimo. Il più famoso fu il rifiuto di concedergli il divorzio dalla regina Maria
e la ratifica di Ferrante come successore del monarca. Le accuse e le minacce erano una costante tra i due. Il Papa si serviva di parenti e connazionali per limitare il potere delle potenti famiglie romane. I suoi nipoti Rodrigo e Luis Juan hanno finito per essere cardinali nonostante la loro giovinezza e Pedro Luis capitano generale della Chiesa. Questo comportamento gli è valso numerose critiche per il suo eccessivo nepotismo. Durante l'estate del 1458 lo stato di salute del Papa peggiorò. Le sue gambe erano gonfie e il dolore lo costringeva a rimanere prostrato. La fine era prevista e le proprietà dei Borgia vennero saccheggiate. Suo nipote Rodrigo, con una dimostrazione di sangue freddo, rimase al suo fianco. Il palazzo in costruzione a Roma venne preso d'assalto e completamente distrutto. Il 6 agosto Callisto III muore e le sue spoglie saranno sepolte nella cappella di Santa Maria della Febbre, annessa alla Basilica Vaticana. Successivamente verranno trasferite nell'attuale luogo di riposo, nella chiesa di Montserrat a Roma. Se c'è una cosa che a Rodrigo Borgia non mancava era l'ambizione. Quando lo zio Alfonso divenne papa con il nome di Callisto III nel 1455, per Rodrigo fu subito chiaro che un giorno anche lui si sarebbe seduto sul trono di San Pietro. Non risparmiò gli sforzi per ottenerlo, né celò i suoi propositi e forse anche per questo si conquistò la cattiva reputazione che lo accompagnò fino alla morte. In realtà, molte delle accuse rivoltegli, il carattere arrogante, il nepotismo o la vita dissoluta, erano pratiche comuni nella Chiesa e riguardavano anche molti di quanti lo additavano. Quello che i suoi nemici non gli perdonarono fu che si comportasse da signore in terra straniera e soprattutto che lo facesse in modo tanto sfacciato, senza preoccuparsi nemmeno di rispettare le apparenze. Al futuro papa la sorte sorrise fin dalla nascita, che però non si sa quando avvenne. La data esatta è sconosciuta, anche se alcune fonti l'assegnano arbitrariamente al primo giorno dell'anno 1431. Nato Roderick Liansol, i de Borja appartenevano a una ricca famiglia di Xàtiva, nel regno di Valencia. I Borja erano orgogliosi della propria stirpe, che risaliva alla più antica nobiltà della corona di Aragona, e ciò influì notevolmente sul suo carattere. Per lui la famiglia fu sempre la ragione e il fine delle sue azioni, molto più degli interessi ecclesiastici che rappresentava. Quando Alfonso de Borja fu eletto papa, chiamò il nipote in Italia perché terminasse gli studi di diritto canonico nella prestigiosa Università di Bologna. Qui italianizzò il suo nome in Rodrigo Borgia, in un tentativo di essere meglio accettato, dal momento che la politica espansionistica della Corona di Aragona in terre italiche aveva reso i suoi sudditi alquanto malvoluti. La stessa elezione dello zio a papa era stata una soluzione di compromesso tra delle fazioni in scontro del collegio cardinalizio. Anche se Callisto III occupò il soglio pontificio solamente per 3 anni, bastarono e avanzarono per dare al nipote una solida posizione in Vaticano, nominandolo cardinale e vice cancelliere. Ruoli che dovette svolgere piuttosto bene, se i successivi 4 papi, Pio II, Paolo II, Sesto IV e Innocenzo VIII, non solo non gli ritirarono i loro favori, ma addirittura li accrebbero, un dato particolarmente rimarchevole, trattandosi di un cardinale non italiano. A parte il carattere arrogante, fu un buon amministratore e un abile diplomatico, che riuscì a riportare un po' d'ordine nella convulsa città di Roma, caratterizzata da uno scontro tra la nobiltà e la curia che durava da quasi tutto il Medioevo. In questo periodo Rodrigo diede sfoggio di tutte le abitudini che gli vennero criticate. In primo luogo la passione per le donne. Si sa che ebbe almeno 7 figli con più di una donna, anche se la sua preferita fu Vannozza Cattanei, una dama lombarda. Questa gli diede 4 rampolli, gli unici che Borgia riconobbe come eredi, pur non avendola sposata: Juan, Cesare, Lucrezia e Goffredo. Tutti loro furono favoriti con titoli, onori e terre, al punto di falsificare una bolla papale per permettere il matrimonio tra Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona,
in cambio del titolo di duca di Gandia per uno dei suoi figli. Cesare fu il preferito e quello che ebbe maggior fortuna, specialmente quando Rodrigo fu eletto papa. Lucrezia invece soffrì di più, perché le ambizioni politiche del padre la costrinsero a sposarsi 3 volte e suscitarono le leggende che l'accusavano di assassinio e incesto. Questo sfacciato nepotismo gli valse il disprezzo di molti suoi colleghi cardinali, specialmente di colui che sarebbe stato il suo acerrimo rivale, Giuliano della Rovere, con cui avrebbe gareggiato per la tiara papale nel 1492. Alla fine Borgia ne uscì vincitore e anche se della Rovere lo accusò sempre di aver corrotto i cardinali, non riuscì mai a dimostrarlo. Risulta plausibile pensare che sia andata così, considerata la sua ambizione. Non è però meno probabile che il successo sia dovuto alle sue straordinarie doti diplomatiche, grazie alle quali le promesse potevano essere persuasive quanto il denaro e più discrete. In fondo, nonostante molti lo odiassero, è altrettanto vero che molti lo rispettavano. Una volta eletto papa, Rodrigo Borgia, ormai Alessandro VI, accentuò ulteriormente la sua politica nepotista e usò lo Stato Pontificio per gli interessi propri e della sua famiglia. Consapevole che per molti cardinali i Borgia sarebbero sempre rimasti degli stranieri, cercò di consolidare il loro potere in Italia come nobili e non come ecclesiastici. L'esempio più chiaro fu Cesare, che divenne signore di molte terre in Romagna che in teoria erano sottoposte all'autorità del Vaticano. I 3 matrimoni di Lucrezia dovevano servire a garantirle una solida posizione tra la nobiltà italiana, ma non fecero altro che renderla infelice e trascinare nel fango il nome della famiglia a causa dell'omicidio del suo secondo marito, il figlio illegittimo del re di Napoli. Anche in politica estera si comportò come lo stratega che aveva dimostrato di essere prima della sua elezione. La sua politica fu dettata da un evento chiave: lo sbarco di Cristoforo Colombo in America nel 1492. Le prospettive offerte da quei territori resero i re Ferdinando e Isabella, che in passato aveva favorito, i migliori alleati possibili, e per questo non esitò a rimarcare la sua predilezione attribuendogli il titolo di re cattolici, con cui sono passati alla storia, ottenendo in cambio dei benefici per i Borgia nella loro terra natale. Non è esagerato dire che fu il Papa Borgia a segnare il destino dell'America. Nel 1493 pubblicò la bolla Inter Cetera, che dava alla corona di Castiglia, ma non a quella di Aragona, perché era stata solo Isabella di Castiglia a finanziare la spedizione, il dominio sulle terre scoperte e da scoprire nelle isole e sulla terraferma del mare Oceano, essendo terre di infedeli in cui il Papa, come vicario di Cristo in terra, aveva il potere di agire. Alessandro VI delegò questa potestà ai re di Castiglia, sanzionando così la conquista dell'America a condizione di evangelizzarla. Stabilì inoltre che la via occidentale per le Indie era sottoposta alla giurisdizione castigliana e che quindi nessuno poteva imbarcarsi per l'America senza l'autorizzazione della corona, pena la scomunica. Cioè, dava alla Castiglia non solo il diritto di conquista del Nuovo Mondo, ma anche il monopolio sulle rotte commerciali atlantiche. Da vivo, Alessandro VI fu molto criticato. Niccolò Machiavelli scrisse di lui che non fece mai altro che ingannare il prossimo, cosa che spesso gli riuscì. Ebbe anche occasione di conoscere Cesare, che lo ispirò a scrivere l'opera Il Principe. I Borgia riflettevano precisamente la sua convinzione che l'esercizio del potere, quando era effettivo, spesso non rispondeva a criteri etici, ma pratici. Borgia non fu nemmeno l'unico papa a impiegare metodi poco etici per raggiungere i suoi obiettivi, ma fu uno di quelli che lo fece più spudoratamente e soprattutto contro gli stessi interessi dello Stato Pontificio. La conquista del potere soltanto in favore della sua famiglia finì per rivoltarglisi contro. Morì il 18 agosto 1503 dopo un banchetto che fece star male tutti gli ospiti, un dato che ha suscitato molti sospetti. Si disse perfino che si trattò di un complotto dello stesso Borgia per assassinare i suoi nemici, in cui egli rimase avvelenato per errore. Con la sua scomparsa sfumò tutto il potere di Cesare
che dovette rinunciare ai propri feudi in Romagna, minacciato dall'antico rivale del padre, Giuliano della Rovere, ormai elevato alla dignità papale con il nome di Giulio II. Eppure, nonostante la percezione per lo più negativa degli storici dell'epoca, Alessandro VI godette di una certa popolarità tra la plebe romana, le cui condizioni di vita migliorarono durante il suo pontificato. La ragione principale è che agì con mano ferma contro i delinquenti e nominò dei supervisori che garantissero l'ordine pubblico e la sicurezza. Dimostrò anche di essere un abile amministratore, che non perdeva mai l'occasione di avere nuove entrate. Per esempio, permettendo l'arrivo degli ebrei dopo che furono espulsi dai territori spagnoli in cambio di una tassa. Ciò gli permise di intraprendere il mecenatismo che, sotto il comando dell'arcinemico Giulio II, avrebbe reso nuovamente Roma una grande capitale. Ciò che risulta innegabile è che Rodrigo Borgia non splendette per nobiltà personale. Era ambizioso, ingannevole, manipolatore e crudele quando necessario, qualità più adatte a un principe rinascimentale che a colui che si definiva il vicario di Cristo. L'ascesa e la caduta della sua dinastia, così come il ricordo che lasciò, sembrano contraddire Machiavelli, secondo cui, nel dubbio, era meglio essere temuti che amati. Nella notte del 24 giugno 1502, due uomini vengono scortati attraverso i corridoi del Palazzo Ducale di Urbino. Non fanno in tempo a riprendere fiato dopo il lungo viaggio da Firenze, che il loro anfitrione ordina che siano convocati in sua presenza. L'edificio è quasi deserto. Il rumore delle porte che si aprono e chiudono al loro passaggio è tutto ciò che li accompagna nell'oscurità che li avvolge. Alla fine, il prudente vescovo Soderini e l'astuto ambasciatore Machiavelli arrivano al salone dove li attende il nuovo signore della città. La luce fioca di una candela illumina appena l'imponente figura del loro ospite, colui che tiene in scacco tutta Italia e, soprattutto, Firenze. Finalmente sono al cospetto del temibile Cesare Borgia. Dopo la morte del fratello Giovanni, toccò a Cesare Borgia portare a compimento la grande ambizione del padre Alessandro VI, il Papa Borgia: conquistare un regno temporale in Italia per la sua famiglia. Dopo averci provato a Napoli, entrambi finirono per volgere lo sguardo verso il cuore stesso dello Stato Pontificio, cioè in Romagna, una regione che sarebbe dovuta diventare un ducato indipendente governato da Cesare in persona. Per farlo era necessario sottomettere i numerosi signori che vivevano nella zona e che si comportavano come piccoli tiranni, prestando poco orecchio all'autorità pontificia. L'occasione si presentò nel 1499, quando un esercito francese comandato dallo stesso re Luigi XII attraversò le Alpi e conquistò il Ducato di Milano, rivendicato come eredità dinastica. Cesare Borgia, che aveva frequentato la corte di Francia a capo di una fastosa ambasceria papale, partecipò alla campagna con le sue truppe e, senza dubbio, con le proprie mire. Dopo la caduta di Milano il Valentino, così chiamato per il titolo di Duca di Valentinois concessogli da Luigi XII, tirò dritto verso Roma con 6.000 soldati, 1.800 cavalieri e una squadra di artiglieria d'assedio, tra cui figuravano i temibili cannoni francesi di grosso calibro. Lungo la strada sulla via Emilia, attraverso la Romagna, senza preavviso Cesare attaccò e conquistò Imola e Forlì, governate dall'astuta Caterina Sforza, molto indebolita dopo la recente espulsione da Milano dello zio Ludovico. Era l'inizio della sua conquista della regione. Pochi mesi dopo, nell'autunno del 1500, Cesare Borgia aveva già preparato le milizie per una nuova campagna che avrebbe consolidato il suo dominio in Romagna. Accompagnato da alcuni condottieri come i fratelli Orsini, Oliverotto da Fermo e Vitellozzo Vitelli, Borgia lasciò Roma in ottobre al comando di un poderoso esercito. Pesaro e Faenza caddero senza opporre resistenza, mentre Bologna e Firenze furono assediate ma non conquistate, essendo sotto la protezione della Francia. Il Valentino teneva ormai quasi tutta la zona sotto il suo controllo.
Nel maggio del 1501 Papa Alessandro VI concesse a Cesare il titolo di Duca della Romagna, creato per autorità apostolica, trasformando con un colpo di penna questo territorio in patrimonio ereditario della famiglia Borgia. Bisognava tuttavia consolidare completamente il controllo sulla Romagna e per questo nel giugno 1502 Cesare intraprese una nuova spedizione da Roma. Passando vicino a Urbino, mandò una lettera al duca Guidobaldo da Montefeltro per chiedergli il permesso di attraversare i suoi domini e l'invio di truppe per catturare un paesino della zona. Il messaggio dissipò i timori di Guidobaldo, che ricambiò la cortesia e quella notte se ne andò a un incontro con degli amici nelle campagne circostanti. Il duca di Urbino, un uomo di 30 anni malaticcio e senza esperienza militare, aveva boccato all'amo. Cesare Borgia cambiò rotta all'improvviso e diresse le sue forze verso Urbino, ormai sguarnita, che oppose pochissima resistenza prima di cadere e subire il saccheggio dei soldati. Anche la Repubblica Fiorentina si sentì minacciata dall'avanzata di Cesare Borgia e per questo mandò a incontrarlo gli ambasciatori Soderini e Machiavelli. Non appena giunti a Urbino, pochi giorni dopo la caduta della città, questi ricevettero dal vittorioso principe un avvertimento chiarissimo. Se non lo volevano come amico, lo avrebbero avuto per nemico. Quanto accadde a Guidobaldo, un principe di illustre lignaggio, generò scandalo e allarme nelle corti italiane. Le ambizioni di Cesare parevano non avere limiti e nessuno poteva fidarsi della sua parola. Persino i comandanti del Valentino cominciarono a diffidare di lui. Temevano che i loro domini sarebbero stati i prossimi a soccombere all'ambizioso progetto di Cesare e scelsero quindi di prevenirlo. Nel settembre dello stesso anno si tenne una riunione segreta nel castello di Magione, vicino a Perugia, a cui parteciparono i condottieri Oliverotto, Vitelli e Orsini, insieme ai rappresentanti dei signori di Bologna, Perugia e Siena, rispettivamente Giampaolo Baglioni, Giovanni Bentivoglio e Pandolfo Petrucci. Gli animi erano accesi e alcuni giurarono di essere disposti ad ammazzare Cesare alla prima occasione. Pochi giorni dopo decisero di invadere la Romagna e mettere fine una volta per tutte al potere del Valentino. La posizione di quest'ultimo sembrava disperata. Il suo luogotenente Michelotto Corella, il più temibile dei suoi sbirri, con innumerevoli omicidi alle spalle fu sconfitto a Calmazzo e lui stesso venne accerchiato a Imola finché cadde nelle mani dei nemici. Ma in nessun momento Borgia perse la calma. Grazie alla sua rete di spie, sapeva della cospirazione da mesi e aveva trovato un modo di sventarla servendosi della sua caratteristica astuzia. Si mise in contatto con alcuni cospiratori, con lo scopo di seminare zizzania e, nel frattempo, si procurò l'appoggio di Luigi XII. Le manovre ebbero successo e i suoi nemici, ormai diffidenti l'uno verso l'altro, cercarono uno a uno di riconciliarsi con il duca. Cesare coronò l'impresa con il gesto forse più celebre della sua carriera. Facendo mostra di magnanimità, convocò Vitelli, Oliverotto e i fratelli Orsini davanti a Senigallia per impossessarsi del castello. Quando si incontrarono, Borgia si avvicinò e abbracciò gli uomini che, 3 mesi prima, avevano ordito la sua morte, come se fossero fratelli. Mancava solo Oliverotto, ma Cesare fece mandare un messaggero perché li raggiungesse. Borgia voleva che entrassero tutti insieme in città in grande pompa per celebrare la riconciliazione. Così fecero, preceduti dalla cavalleria pesante e dalle guardie svizzere e guascone. Benché i condottieri desiderassero ritirarsi per riposare, Cesare gli chiese cordialmente di accompagnarlo al palazzo signorile per discutere con loro le strategie future. Poco dopo l'inizio della riunione, Cesare si assentò un momento con una scusa. Appena uscì, un nugolo di uomini armati si gettò sugli invitati e li arrestò tutti. Poi le truppe di Borgia disarmarono il seguito di Oliverotto e sottoposero la popolazione a un orribile saccheggio. Machiavelli, testimone degli eventi, quella notte scrisse che a parer suo la mattina dopo nessuno dei prigionieri sarebbe stato ancora in vita e in effetti Oliverotto e Vitelli furono giustiziati per strangolamento alla maniera spagnola. Città di Castello, Fermo e Perugia
Le città dei signori imprigionati si arresero subito a Borgia, che pochi giorni dopo si mise in viaggio per Roma, progettando piani sempre più grandiosi. Si iniziava a intravedere il vero obiettivo di Cesare, l'incorporazione del trono di San Pietro ai possedimenti dei Borgia. Per farlo, il duca doveva assicurarsi degli alleati a Roma, perché il papa Borgia era malato e poteva morire da un momento all'altro. Cesare era preparato a tutto, o così pensava. Quel che non poté prevedere fu che alla morte di Alessandro VI, avvenuta il 18 agosto 1503, anche lui sarebbe stato costretto a letto, in preda agli stessi dolori che avevano portato il padre alla tomba. I suoi nemici approfittarono della situazione per attaccarlo e in pochi giorni del ducato romagnolo gli rimanevano solo Cesena, Faenza e Imola. Esausto e disorientato, Cesare sostenne la nomina di Giuliano della Rovere come Papa Giulio II, in cambio della promessa di mantenere il comando delle forze papali e dei suoi possedimenti in Romagna. Fu un errore fatale e Machiavelli se ne accorse subito. Solamente si può accusarlo nella creazione di Giulio Pontefice, nella quale lui ebbe mala elezione. In effetti, Giulio II ci mise poco a privarlo della Romagna e ordinarne l'arresto. Cesare riuscì a fuggire a Napoli e poi a Navarra, ma l'agognato progetto di un regno per i Borgia era fallito. La sua buona stella aveva abbandonato Cesare per sempre. Unica femmina nata dalla relazione tra il cardinale e futuro papa Rodrigo Borgia e la sua concubina Vannozza Cattanei, Lucrezia vide la luce nel 1480, nella rocca abbaziale di Subiaco, in provincia di Roma, ed ebbe un'educazione di prim'ordine. Affidata alle cure di attenti precettori, imparò il francese e il latino e studiò musica, danza, disegno e poesia. Secondo le cronache, il padre l'amava in superlativo grado e Lucrezia gli fu sempre legatissima, pur crescendo in un ambiente maschilista, succube della volontà del genitore. Intelligente, colta e di bell'aspetto, divenne il partito perfetto per allargare le alleanze del casato e a soli 10 anni fu promessa in sposa al nobile valenziano Cherubino Juan de Centelles. Questi, nel 1491, impalmò per un'altra e Rodrigo ripiegò allora su Gaspare da Procida, figlio del conte di Aversa. Ben presto, tuttavia, gli orizzonti si fecero più vasti. Salito al soglio pontificio nel 1492 con il nome di Alessandro VI e determinato a legarsi alle maggiori dinastie della penisola, Rodrigo ruppe il fidanzamento e destinò Lucrezia al 26enne Giovanni Sforza, signore di Pesaro e nipote del temibile Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, padrone di Milano. Celebrata a Roma nel giugno del 1493, l'unione durò solo 4 anni, nel corso dei quali, vivendo nell'urbe, Lucrezia divenne intima amica della bella Giulia Farnese, nuova favorita di Rodrigo. Allegra e amante delle feste, appena tredicenne la giovane Borgia rivelò qualità diplomatiche non comuni. Chiunque avesse intenzione di guadagnarsi i favori del Santo Padre sapeva di dover passare da lei. La situazione politica stava intanto precipitando, poiché la discesa delle armate del re francese Carlo VIII in Italia nel 1494 aveva sconvolto il quadro delle alleanze tra le potenze della penisola, inducendo Alessandro VI a scaricare il genero. Per farlo, non esitò a umiliarlo, costringendolo ad ammettere di non aver consumato il matrimonio e sostenendo che la figlia fosse ancora illibata. Lo Sforza dovette piegarsi ai voleri del Papa, ma si vendicò facendo circolare la voce di un rapporto incestuoso tra Lucrezia e il padre. Un pettegolezzo falso, ma a suo tempo ritenuto credibile, così come quelli sulle fantomatiche relazioni della giovane con i fratelli Giovanni e Cesare. Di certo, dopo la separazione dal marito, Lucrezia fu protagonista di un grosso scandalo. Ebbe infatti una relazione clandestina con Pedro Calderón, detto Perotto, affascinante ragazzo alle dipendenze del pontefice da cui avrebbe avuto anche un figlio. La tresca finì male. Il 14 febbraio 1498 il cadavere di Perotto fu ripescato dal Tevere, insieme a quello della dama di compagnia di Lucrezia.
Dietro quel sordido assassinio c'era probabilmente la mano di Cesare Borgia, forse desideroso di ripulire la reputazione della sorella in vista del suo prossimo matrimonio. A quel punto i Borgia avevano deciso di legarsi al trono di Napoli e la scelta del futuro sposo di Lucrezia ricadde per questo sul 17enne Alfonso d'Aragona, duca di Bisceglie e principe di Salerno, che impalmò la giovane nel luglio 1498. I progetti di Papa Alessandro riguardavano anche Cesare, che tentò di maritare alla figlia illegittima del re di Napoli, Carlotta d'Aragona, seppur invano. Quanto a Lucrezia e Alfonso, sembravano fatti l'uno per l'altra. Lui era considerato uno degli adolescenti più belli dell'epoca e lei nutriva nei suoi confronti una grande passione. Ma i giorni felici durarono poco. Passò appena un anno e le trame di famiglia ripresero il sopravvento. Iniziata la carriera militare al fianco del re di Francia, rivale di Napoli, il turbolento Cesare vedeva in Alfonso un ostacolo alle sue aspirazioni politiche e così lo intimorì fino a indurlo a lasciare l'urbe. Alfonso vi tornò nell'autunno 1499, appena in tempo per la nascita del figlio, chiamato Rodrigo, in onore del pontefice. Il suo destino era comunque segnato. Nell'agosto 1500 fu strangolato da un sicario di Cesare. Ad appena 20 anni Lucrezia si ritrovò vedova e con 2 matrimoni disastrosi alle spalle. Travolta dal dolore, l'infelicissima principessa di Salerno, come lei stessa si definì, fu spedita per alcune settimane a Nepi, vicino a Roma, e in quel periodo di isolamento iniziò un percorso che l'avrebbe portata ad affrancarsi dalla morsa di Rodrigo e Cesare. Dopo aver rifiutato di sposare un Orsini, partecipò attivamente alla pianificazione di un nuovo matrimonio con Alfonso d'Este, di 4 anni più grande, figlio di Ercole, duca di Ferrara, anche se convincerlo fu un'impresa ardua. Il 2 febbraio 1502, dopo il matrimonio per procura, la Borgia entrò finalmente a Ferrara, accompagnata da uno sfarzoso corteo e con indosso un'appariscente veste foderata d'ermellino e ornata d'oro. Su di lei continuavano a circolare pettegolezzi d'ogni sorta, ma nel ducato estense seppe dimostrarsi ben diversa da come veniva dipinta, garbata, intelligente e raffinata. Si guadagnò la fiducia del suocero, del marito e dell'intero popolo ferrarese. A turbarla giunse nel 1503 la morte del padre, a seguito della quale tramontarono anche le fortune di Cesare, caduto in disgrazia. Lucrezia tentò di sostenerlo, ma i suoi sforzi furono vani. Cesare fuggirà in Spagna, dove morirà nel 1507. A Ferrara Lucrezia pensò anche ad altro, circondandosi di intellettuali, artisti e poeti come Ludovico Ariosto e Pietro Bembo, sfoggiando un innato savoir-faire e rivaleggiando con la cognata Isabella d'Este in quanto a mecenatismo. Con Bembo, in particolare, tra il 1502 e il 1505 nacque una relazione strettissima, condita da un appassionato scambio di lettere. Il poeta arrivò a dedicarle un'opera a tema amoroso, Gli Asolani, ma non è risaputo se la tresca fu solo platonica. Abbastanza certa invece la relazione che Lucrezia ebbe qualche tempo dopo con il cognato Francesco Gonzaga. Tradimenti a parte, una volta succeduto al padre, Alfonso si fidò ciecamente della consorte, affidandole la gestione della città nei periodi in cui era assente. Lucrezia si mostrò all'altezza e amministrò gli affari politici nel migliore dei modi. Gli diede inoltre 7 figli, di cui 3 morti prematuramente, e fu proprio un'infezione seguita all'ultimo parto che la stroncò, appena 39enne, il 24 giugno 1519. Negli ultimi anni della sua vita si era avvicinata alla religione, fondando un convento e indossando gli abiti di terziaria dell'Ordine di San Francesco. «Sono di Dio per sempre», furono le sue ultime parole. Alfonso e tutta Ferrara piansero la morte di Lucrezia, ma per secoli l'ombra sinistra dei Borgia continuò a incombere su di lei. La macchina del fango, scatenata da detrattori come il pontefice Giulio II, successore di Alessandro VI, fu implacabile e oltre che incestuosa, Lucrezia ne uscì anche come assassina e avvelenatrice, al pari degli uomini della sua famiglia.
La famiglia Borgia è avvolta da un'aura di mistero e leggenda che ha attraversato i secoli. Oltre alle note vicende di potere e intrighi politici, esistono racconti meno conosciuti che parlano di presenze inquietanti e fenomeni inspiegabili legati a questa dinastia. Uno di questi riguarda la strage della famiglia d'Avarano, antica e di nobile lignaggio, amati dal popolo, molto ricchi e potenti con i loro possedimenti che si estendevano dalle Marche all'Umbria. La storia racconta che il Borgia inviti a Pergola a cena il nobile Giulio Cesare d'Avarano e i suoi 3 figli, Pirro, Venanzio e Annibale. Non si sa con quale pretesto, forse per un accordo di non belligeranza o per combinare un matrimonio strategico. Sta di fatto che l'anziano d'Avarano, capita subito la pericolosità del suo ospite, ha la lungimiranza di mettere in salvo a Venezia la moglie e il figlio minore Giovanni Maria, prima di mettersi in cammino alla volta di Pergola. Luogo dell'incontro, la magnifica rocca voluta dai Montefeltro e costruita dall'architetto senese Francesco di Giorgio Martini. I particolari della cena pergolese non sono giunti ai giorni nostri, al contrario della celeberrima e atroce cena con delitto svoltasi nella rocca di Senigallia poco tempo dopo. In quell'occasione i signorotti furono invitati per un allegro convivio e non ne uscirono vivi. In ogni caso, l'epilogo a Pergola fu il medesimo. Gli invitati dovevano morire. I d'Avarano così passarono in poco tempo da graditi ospiti a prigionieri da eliminare e furono rinchiusi nelle segrete della rocca, alla mercé del braccio destro del Borgia, tale Micheletto da Valenza, o secondo altre fonti Michelotto Corella, incaricato di strangolarli. L'unica concessione accordata al nobile Giulio Cesare d'Avarano e ai suoi 3 figli, in rispetto del loro rango, fu quella di non avere un'esecuzione pubblica, ma di essere giustiziati nel privato della loro cella, con un laccio di seta. E così, nella notte del 9 ottobre 1502, si consumò una vera e propria strage, che quasi estinse la nobile casata marchigiana. La peste farà il resto pochi anni dopo, uccidendo l'unico maschio scampato all'eccidio. Sono passati più di 5 secoli da questi tragici eventi e nulla è più come allora. La rocca fu demolita poco dopo e sostituita da un palazzo signorile, ora in rovina. Eppure ogni tanto c'è chi giura di aver sentito passando di lì in certe notti i gemiti e le urla strazianti di quei poveri innocenti. La leggenda vuole infatti che quelle siano le anime dei d'Avarano, che vagano senza pace nei pressi del luogo della loro triste fine, in cerca di riscatto, gridando la loro disperazione e la loro rabbia per l'ingiustizia subita e perpetrata per mano del perfido Cesare Borgia. Se visitate la Pinacoteca di Brera, fate attenzione. Potreste imbattervi in quello che si dice sia il fantasma di Lucrezia Borgia. A dire il vero, altri luoghi reclamano il suo ectoplasma, ma essendo un fantasma potrebbe benissimo trovarsi in più posti contemporaneamente. Nessuno può dire con certezza come funzionino queste cose. Nella Pinacoteca sono custoditi i capelli, o meglio, una ciocca della chioma di Lucrezia. I capelli le vennero tagliati in punto di morte per alleviarle i dolori. La leggenda del fantasma, perciò, potrebbe verosimilmente essere legata a questo particolare dettaglio del modo in cui Lucrezia è passata a miglior vita. Si dice anche che passando sotto la rocca di Nepi ancora si senta un pianto accorato. È quello di Lucrezia Borgia, la signora di Nepi che per un breve periodo ha regnato sulla città. Quando nel 1492 il cardinale Rodrigo Borgia venne eletto pontefice con il nome di Alessandro VI, Nepi fu ceduta al cardinale Ascanio Sforza in cambio di appoggi politici. Ma con i Borgia nessuna situazione è destinata a durare. Infatti nel 1499, a seguito dell'invasione francese a Milano, Alessandro VI tolse Nepi ad Ascanio Sforza e l'affidò alla figlia illegittima Lucrezia. Lucrezia Borgia fu signora di Nepi dal 1499 al 1501, ducato che le venne assegnato dal Papa dopo l'uccisione del marito, Alfonso d'Aragona, per trascorrere un periodo di lutto.
Altri sostengono che l'assegnazione del ducato fu fatta per quietare ogni possibile astio con il fratello Cesare. Qualcuno infatti ancora oggi sostiene che, passando sotto il forte, si possa sentire il pianto straziante di Lucrezia, a cui il fratello Cesare portò via il marito. Qualcun altro giura di aver visto il suo fantasma. La storia sembrerebbe terminare qui, ma non è così. Il 30 dicembre del 1501 la donna, appena ventunenne, si sposò per procura con il terzo marito, Alfonso I d'Este, primogenito del duca d'Ercole I di Ferrara, e lì si trasferì nel febbraio del 1502, dove morì il 24 giugno del 1519. La presenza dello spettro di Lucrezia è stata avvertita da almeno una dozzina di testimoni, anche nel castello estense. Molti riferiscono di aver visto il fantasma della donna aggirarsi per i corridoi del castello di Ferrara. Sono state raccolte testimonianze di avvistamenti di Lucrezia già nel 2012. I testimoni avrebbero giurato di aver visto uno spettro visibile dalla vita in su, altri invece a figura intera. E così giungiamo alla fine del nostro viaggio nella storia dei Borgia. Una famiglia che ha saputo imporsi nel cuore della politica rinascimentale con astuzia, carisma e spesso con spietata determinazione. Un nome che evoca immagini di veleni letali, intrighi di corte, alleanze fragili e tradimenti sanguinosi. Ma al di là della leggenda nera che li avvolge, i Borgia sono stati protagonisti indiscussi di un'epoca di grandi cambiamenti. Hanno sfidato papi e re, hanno saputo giocare le loro carte meglio di chiunque altro e hanno lasciato un'impronta che ancora oggi affascina e divide. Forse sono stati vittime della loro stessa ambizione, forse senza i loro eccessi la storia li avrebbe dimenticati, confondendoli tra le tante famiglie nobili che hanno cercato di dominare Roma e l'Italia. Ma la loro eredità sopravvive, nelle pagine della storia, nelle opere di Machiavelli, nelle serie televisive e nei romanzi che continuano a raccontare la loro ascesa e caduta. E allora, alla fine di tutto resta una domanda. I Borgia sono stati i più grandi burattinai del loro tempo? O semplicemente pedine di un gioco più grande di loro? Forse non conosceremo mai tutta la verità, ma una cosa è certa: il loro nome non sarà mai dimenticato.